Un altro dei settori che sono rivoluzionati dall'AI è il settore del trading a livello globale, vale a dire insomma che anche le decisioni umane che hanno caratterizzato il settore fino a poco tempo fa sono sempre più spesso sostituite o aiutate dall'elaborazione automatizzata dei dati. Tra poco vi do anche qualche numero, ma intanto introduco l'ospite che ci ha raggiunto per parlare di questo. È con noi Davide Renna, sport trader professionista e davvero tra i massimi esperti del settore a livello continentale. Grazie per essere con noi e benvenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Ecco, do qualche numero per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando. Sono dati che arrivano da un'analisi pubblicata su Forbes. Il settore del trading ad alta frequenza ha raggiunto nel 2024 un valore da oltre 10 miliardi di dollari, ma è in continua crescita, potrebbe toccare i 16 miliardi entro il 2030. E poi c'è l'intelligenza artificiale che gioca un ruolo importante in questa crescita, consente di analizzare in tempo reale praticamente il sentiment dei mercati e poi di ottimizzare le proprie strategie. Eppure è tutto legato, come dire, al tema della fiducia, che viaggia spesso in binari non semplici da comprendere. Resta però il fatto che chi ha capito prima questa tendenza forse oggi, come dire, è già più ricco. Certo. È chiaro che in questi ultimi 2 anni il mio lavoro come sport trader si è completamente rivoluzionato grazie all'intelligenza artificiale. Con oltre 20 anni di carriera non ho mai visto un periodo così evolutivo da questo punto di vista. È chiaro che l'intelligenza artificiale ha portato in questo settore una grande capacità di elaborazione dati, la possibilità di avere per noi trader degli instancabili assistenti che lavorano H24 senza sentire la fatica, che possono individuare meglio di noi delle correlazioni tra appunto le grandi quantità di dati e che quindi sono una sorta di grande amplificatore del nostro lavoro. È chiaro che dentro questa grande evoluzione poi ci sono anche delle sfaccettature e dei piccoli grandi rischi da poter da considerare, perché dipende fondamentalmente anche dalle aspettative che si hanno rispetto all'utilizzo dello strumento. Personalmente è chiaro, dire che mi viene in mente la stessa metafora che si potrebbe fare sul fatto che tante persone abbiano paura di volare, no? È stato dimostrato da tantissimi studi che è molto più pericoloso mettersi alla guida di un'automobile. Al tempo stesso però quando noi guidiamo sentiamo di avere il controllo e ci sembra di essere più al sicuro perché siamo noi a prendere le decisioni, non le deleghiamo in questo caso al pilota d'aereo. Funziona un po' allo stesso modo, c'è ancora un po' di timore, forse non del tutto giustificato, però di delegare scelte che riguardano la nostra vita e il nostro patrimonio a un algoritmo. Sì, sicuramente c'è questo timore, e c'è soprattutto nel momento in cui l'obiettivo e l'aspettativa è di delegare completamente l'intero processo decisionale all'intelligenza artificiale. Nel momento in cui invece si valuta l'intelligenza artificiale come un grande collaboratore a tua disposizione, mantenendo la capacità decisionale e il punto finale del processo decisionale che grazie al nostro essere pensante ci permette di connettere dei punti, di leggere il contesto, di usare l'intuito, allora questo pericolo viene sicuramente smussato, perché da quel punto di vista non tutto il processo viene completamente delegato all'intelligenza artificiale. Poi è chiaro che il grosso tema è quello della strategia. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ci può fornire dei dati praticamente in tempo reale che noi non saremmo in grado di calcolare, però se non facciamo la domanda giusta diventa un rischio, ed è per questo che poi alla fine la decisione finale è sempre quella umana. Resta nei dati insomma un risultato che ci sorprende fino a un certo punto. La fiducia che abbiamo nei confronti dello strumento varia geograficamente. Per quella che è la tua percezione, la tua esperienza, volendo fare anche un paragone tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti, sono, come dire, differenze quasi tangibili ancora?
Sì, sicuramente, e credo che dipendano fondamentalmente dalla cultura che c'è di base rispetto a determinati strumenti. Sicuramente l'America, la Cina sono partiti sicuramente prima negli sviluppi, anche avvalorati da un contesto culturale che è basato sulla sperimentazione. Noi italiani siamo molto più tradizionalisti nei suoi pro e nei suoi contro, e quindi abbiamo iniziato a osservare lo strumento un po' più da lontano, con un minimo di diffidenza che, ripeto, ha portato dei pro e ovviamente porta anche dei contro. Ma credo che alla base la differenza sia proprio culturale nell'approccio a qualcosa di nuovo, nell'approccio a qualcosa di completamente innovativo, perché è una svolta comunque epocale. Ecco, molti vociferano, però forse senza troppi dati a supporto, della possibilità che l'AI sia anche una grande bolla, no? Ci sono delle mode, come dire, che vanno e vengono. Pensiamo ai Bitcoin, per dire, hanno fatto la fortuna di tanti, ma la sfortuna, diciamo, di tanti altri. Come percepisci l'avvento di questa tecnologia? È una domanda che chiaramente mi rivolgo per il tuo settore, ma può essere, come dire, estesa anche ad altri. C'è effettivamente il rischio che siamo tutti abbagliati da un grande specchietto per le allodole, oppure credi che questi dati, che mostrano ancora un po' di perplessità in Italia, andranno naturalmente poi ad eliminarsi, un po' come è stato per internet, se vogliamo, ormai un bel po' di anni fa? Ma ora, io credo che c'è sempre, in tutte le grandi innovazioni della storia, c'è sempre un momento dove le aspettative, soprattutto quelle iniziali, siano maggiori rispetto ai risultati del breve termine. Poi strada facendo, aspettative e risultati si allineano. Certo è che questo è un fattore che non possiamo ignorare. Ormai la tecnologia esiste e farà parte della nostra vita futura, quindi che scoppi tutto in una bolla lo credo poco verosimile, perché ha già impattato le nostre vite a vari livelli. Che probabilmente i risultati nel lungo termine non siano coerenti con le aspettative che adesso e con l'hype che c'è rispetto al tema, ci può stare. Faccio un'ultima domanda, che è, se vogliamo, un tema un po' più politico, però è chiaro che chi lavora poi nel settore si sarà fatto le sue conclusioni. I due approcci di cui ci raccontavi, anzi forse tre, no? Quello cinese, quello americano, quello europeo, sono dovuti alla cultura di base delle aziende. Poi l'Italia è anche, come dire, una realtà con tante piccole e medie imprese, però è anche dovuto forse all'atteggiamento politico, da una parte la regolamentazione, dall'altra un po' più di libertà. In Cina magari invece qualche ordine che arriva dall'alto. C'è una ricetta vincente, o possono essere tutte vincenti a seconda del contesto? Ma guarda, sicuramente oltre alla cultura la differenza la fanno gli investimenti che fanno i vari governi nello sviluppo e nell'utilizzo di questo tipo di tecnologia. È chiaro che gli investimenti sono una conseguenza dell'idea che hanno rispetto al tema, e quindi della cultura. Io credo che alla fine tanti approcci diversi possano essere corretti nel lungo termine, possano raggiungere anche risultati molto simili nel lungo termine. È chiaro che la differenza la farà nel breve termine chi prenderà sicuramente delle quote di mercato in varie industrie che ormai si stanno completamente automatizzando. A livello economico farà la differenza, questo sicuramente. Nella vita invece di tutti i giorni credo che nel lungo termine si possano pareggiare un po' gli approcci. Vedi già questo, insomma, è interessante sentire da chi lo fa per lavoro, o abbiamo ancora un modo un po' ingenuo di rivolgerci all'AI, secondo te? Parlo della vita di tutti i giorni, davvero. Io credo che chi lo prende in questo momento seriamente come vantaggio, può prendere un vantaggio competitivo nel proprio settore di riferimento. Parlo, ripeto, nel mio settore, sport trading, sì, che è già un settore già di nicchia. Certo. Avere uno strumento di questo tipo aumenta l'edge, e quindi quando nel mercato devi misurarti secondo i tuoi vantaggi competitivi, avere in tasca questo tipo di strumento nel tempo diventa davvero un vantaggio importante nel breve e nel lungo termine, perché comunque il DI ha bisogno di dati su cui macinare, e anche i dati storici della propria operatività.
E questa è insomma la chiave davvero della grande rivoluzione che stiamo vivendo. Ringrazio molto Davide Renna per essere stato con noi e averci portato anche, come dire, un po' la scoperta del settore dello sport trading legato però ai temi dell'intelligenza